La domanda sarà così: ma chi è che si fa ancora fregare nel 2025 dalle dichiarazioni di Antonio Conte? Beh, io credo voi no, ma nemmeno io, ma adesso comunque ci arriviamo. Credo che in generale una cosa da dire è che basta guardare la partita di questa sera che ha visto impegnati il Napoli che era ancora a punteggio pieno dopo 3 partite, in questo che è stato il posticipo della quarta e anche l'ultima partita che ci guardavamo, tra Napoli e Pisa, finita 3-2 per i partenopei, partita interessante, ma comunque basta vedere una partita del genere per capire che nella Serie A odierna ormai di scontato non c'è più nulla. Noi della Juve ce lo siamo ricordati dopo il pareggio col Verona, ma vi assicuro che anche questa sera Antonio Conte, come ha detto lui, avrebbe avuto bisogno, scusate, del defibrillatore in panchina, perché a un certo punto veramente la tensione si tagliava col coltello. Comunque, come al solito ragazzi, bentornati, vi invito a iscrivervi al canale, importantissimo, è gratuito, ma poi soprattutto ragazzi mettete un mi piace e commentate, lo so che è un canale nuovo, è difficile, non si vedono commenti, ma se non inizia nessuno, cosa facciamo? È un hobby, ma alla fine mi piacerebbe anche confrontarmi un po' di più con voi. Comunque, oggi Napoli ha portato a casa una partita difficile, adesso non so se voi l'avete vista la partita o se avete guardato solo gli highlights, io l'ho guardata tutta, l'ho ascoltata ma ho anche guardato dei pezzi e devo dire che è stata una partita molto complessa. È chiaro che il Pisa ritorna in partita grazie a quel regalo di Lorenzo che in 7 giorni insomma credo che ne abbia combinate un po' di cotte e di crude, ha avuto quell'espulsione contro il Manchester City per quel fallo dell'ultimo uomo contro Haaland e poi oggi regala in disimpegno in una zona del campo in cui se sbagli gli altri segnano e permette al Pisa di raccorciare le distanze a pochi minuti dalla fine. Comunque sul finale aggiungo anche che se ci pensate Meret fa quel miracolo su quel colpo di testa ravvicinato, è chiaro che c'era fallo, anzi è stato fischiato fallo su Politano per spinta da dietro del giocatore del Pisa, però se la palla fosse entrata, tra l'altro ripeto Meret fa una bellissima parata, fosse entrata secondo me non so se al VAR sarebbe stato fischiato fallo, perché mi sembrava che non ci fosse proprio una spinta. Comunque andiamo avanti, tra l'altro e questa non è una polemica, ci mancherebbe, dico che Meret ha fatto una parata strepitosa, non gli verrà data perché chiaramente hanno fermato il gioco, ma ha fatto una parata non da poco, quindi insomma mi sembra che qualche rischio ci sia stato. Aggiungo sempre Politano, uno dei migliori, magari giocasse così quando gioca nell'Italia, è un giocatore che secondo me ha delle qualità veramente atletiche ma anche è diventato tatticamente molto intelligente. Comunque io non so cosa stiate pensando a voi, mi aspetto che come al solito adesso alla fine siate lì a dire ho capito, tu parli di occasioni che potevano forse pareggiare eccetera eccetera o non vincere, però alla fine hanno vinto, sono primi e noi invece abbiamo pareggiato contro il Verona. Ci sta, però ragazzi questo è per arrivare a dirvi che il calcio è chiaramente fatto anche di episodi. Quando vinci 4-0 vinci 4-0, ma ci sono un sacco di episodi in queste due partite. Vi faccio un esempio, quello della Juventus abbiamo già parlato, tra rigore, espulsione eccetera, non ci ritorniamo, però anche in quella del Napoli pensate se sul gol di Spinazzola che gioca una partita strepitosa però segna un gol con un destro non irresistibile da fuori area, beh se il portiere del Pisa l'avesse salvata con un po' più di diligenza staremmo parlando di un Napoli allo stesso punteggio della Juventus. Invece chiaramente non è così perché del 6 de Ma sono piene le fosse e adesso il Napoli si trova a 2 punti di vantaggio sopra la Juventus, però attenzione perché questo weekend anche se noi affronteremo l'Atalanta loro affrontano il Milan che mi sembra che venga da un momento di forma molto buono. Comunque arrivando a parlare di Conte perché l'intro l'avevamo fatto su di lui e dobbiamo arrivarci, beh mi sembra che non appena inizio, non voglio dire affidarmi perché di Conte mi fido poco, soprattutto quando fa delle dichiarazioni post partita, è una battuta chiaramente, parlo proprio dal punto di vista della sua acutezza da volpe della panchina. Beh, ormai si era un po' sbilanciato a inizio anno dicendo che il Napoli comunque deve essere favorita perché ha vinto lo scudetto, adesso mi si tira indietro e ritorna un po' il Conte che conosciamo. Ma allora Antonio, che mi combini? Ma ai microfoni è stato divertente dopo la partita perché ha parlato un po', sì, chiaramente della partita, un po' dei singoli e poi anche del mercato che è stato fatto, visto che gli viene fatta la domanda, ma lui dice che questo mercato è stato fatto per riempire una rosa che praticamente non c'era. Cioè questo l'anno scorso ha vinto il campionato con la stessa rosa di 2 anni prima, quindi mi sembra che la rosa ci fosse e fosse anche buona, con la maggior parte della rosa chiaramente, ma lui dice che non c'era questa rosa, l'hanno dovuta ricostruire in estate e ha veramente diminuito tantissimo l'importanza dell'acquisto di alcuni calciatori, dicendo che in realtà altre squadre sono molto più attrezzate perché hanno calciatori di esperienza, invece quelli acquistati dal Napoli, fa l'esempio un po' magari di uno come Luca che deve crescere, di esperienza ne hanno molto poca. Però insomma queste sono un po'
delle mezze verità in pieno stile Antonio Conte, che rincara anche la dose, ripeto, raccontandoci questa farloccata del fatto che le altre squadre invece siano molto più attrezzate, perché sì, lui dice il mercato è stato importante dal punto di vista del numero degli acquisti, proprio per riempire questa rosa, che sono stati 9 acquisti, sono stati spesi 150 milioni, però se fate i calcoli vuol dire che abbiamo preso tutti i calciatori da 25-30 milioni, non abbiamo preso dei calciatori come fanno in Premier, aggiungo io, 50, 60, 70 milioni, quindi tutti top player. Beh, in realtà però lui non menziona un certo Kevin De Bruyne, non so se lo conoscete, ma un centrocampista abbastanza buono, che però è arrivato a parametro zero. Sì, è chiaro che ci sono state dei bonus alla firma, ma ragazzi, De Bruyne a parametro zero mi sembra che possa proprio valere quasi come tutti i 150 milioni spesi, quindi dai Antonio, un po' di esperienza questo calciatore ce l'ha, ha giocato un po' di volte la Champions League con Manchester City, mi sembra, qualche trofeo in bacheca ce l'ha messo, quindi insomma un po' dei segreti di Pulcinella. Io dico che ormai, visto che lo conosciamo molto bene il nostro Antonio, questa tattica credo che non funzioni più e il Napoli non si può nascondere. 2 scudetti in 3 anni e ti puoi nascondere anche sotto i sassi, ma noi ti troviamo lo stesso, cioè non ha senso. Quest'anno è chiaro che la Champions sarà il grande punto di domanda per il Napoli, ma anche per altre squadre come la Juve, che secondo me ha una rosa sicuramente non all'altezza dei partenopei, e bisogna vedere anche come centellinerà le energie dei suoi giocatori migliori. Cioè questa sera è partito senza Anghissà e Lobotka, che sono il motore del centrocampo e il cervello. È chiaro che ha fatto fatica, ma ci mancherebbe, questi giocano sempre, gli altri li giocano molto meno, però cosa fa? Lui mette dentro Gilmour e Gilmour gli segna la rete del vantaggio del Napoli ed è colui che sblocca la partita. Cioè mi sembra che la Juventus non è che toglie Locatelli, lo lascia in panchina, mette dentro Cobb Miners e Cobb Miners ci sblocca le partite. Mi sembra che mettiamo dentro Cobb Miners e non vediamo l'ora di rimettere dentro con Locatelli, che dal punto di vista concettuale per una squadra come la Juventus mi sembra una follia. Poi tra l'altro ripeto, se mettiamo a confronto, chiaramente qua parliamo di Juventus, ma pensiamo semplicemente alle rose, cioè dei centrocampi. È chiaro che poi difesa, attacco possiamo anche parlarne, l'attacco probabilmente siamo un po' più avanti noi, ma ragazzi il centrocampo è una zona importantissima dove la Juve è così lacunosa che quando vedo la rosa del Napoli a me viene veramente quasi da lacrimare. Cioè loro hanno Lobotka, Gilmour, McTominay, De Bruyne, Anghissa, cioè non è che sia un centrocampo così dalla domenica vero in parrocchia, cioè noi ci presentiamo con Thuram, Locatelli, con Miners che ormai non si sa neanche più che ruolo abbia e non so, mettiamoci dentro anche chiaramente McKennie e poi non so, Azic, Miretti, ma ragazzi, c'è De Bruyne, basta dire De Bruyne, mi sembra che è come parlare di Modric, c'è calciatori che fanno praticamente il reparto, cioè tu gli metti di fianco gente che corre come ha fatto alla fine, pensate il Milan ha preso Rabiot, gli ha messo di fianco Rabiot e Fofana, se ritengono Rabiot e Fofana per altri 15 anni penso che Modric arriverà a giocare fino ai 70, cioè ma di cosa parliamo? Cioè sono situazioni completamente diverse, io sorrido a queste cose. Comunque aggiungo, arrivo un po' anche alla fine perché sennò ci ridunghiamo, però credo che anche Turo dovrà fare dei cambiamenti anche proprio dal punto di vista della mentalità. Io credo che quello che ha fatto bene Conte in questa versione Conte 2.0, che è un Conte diverso nonostante queste dichiarazioni un po' come faceva una volta, però è cambiato, è diventato più duttile e maleabile anche dal punto di vista di come utilizzare i calciatori e il modulo. Una volta lui il modulo non lo cambiava, adesso invece si adatta molto di più. Stessa cosa secondo me dovrà fare Tudor, perché a mio parere questi due centrocampisti, avere questi due mediani, perché praticamente gli altri sono tutti calciatori più offensivi, ecco è un qualcosa che non sta pagando la Juventus. Poi tra l'altro non abbiamo nemmeno la rosa a mio parere per avere questo tipo di mentalità e questo tipo di gioco a centrocampo, perché non solo i due titolari secondo me non sono all'altezza del centrocampo di altre squadre di Serie A, sicuramente non del Milan, non del Napoli e neanche dell'Inter, ma quelli che entrano dopo, cioè le riserve dietro, mi sembra che sia molto peggio, cioè il divario è ancora più grande e non ci può, cioè io veramente penso a Modric. Adesso penserò tutta la sera a Modric, Fofana e Rabiot. Cioè mi viene da ridere. Cioè Modric può giocare veramente fino ai 70 anni. Cioè Anghissà, cioè questi c'erano gente come McTominay, ma voi avete visto la potenza fisica, tra l'altro poi la consapevolezza. È chiaro che il gol, quando accorcia le distanze, il Pisa verso vicino all'ultimo minuto con quell'errore di Lorenzo viene da anche un troppa sicurezza da parte del difensore napoletano. Però ragazzi, li ho visto come giocano ormai, c'è una consapevolezza molto diversa a Napoli. Napoli non ce la viene a raccontare con Conte, perché il Napoli quest'anno è la squadra da battere, e il Milan, infatti adesso ci voleva arrivare, ragazzi, sono 3 partite che fa clean sheet, questi non hanno ancora Leao, cioè immaginiamoti
cosa succede. Quindi ecco, allora lasciamo da parte quelli che fanno un po' si nascondono dietro i paraventi, perché secondo me ha poco senso. Bisognerà guardarsi dal Milan, che secondo me senza coppe e quando ritorna Leao sarà una squadra che adesso ha trovato la sua quadra con l'arrivo soprattutto di Rabiot, e adesso che finalmente può schierare Pulisic nel ruolo che gli compete, perché nelle prime partite invece non è stato così. Beh, Napoli, Milan e Inter secondo me saranno squadre veramente da stare attenti. Sarà interessante vedere cosa succede questo weekend. È chiaro che anche se dovessimo perdere, il Napoli perdere o viceversa, siamo ancora troppo all'inizio. Bisognerà aspettare una decina di partite, ragazzi, per poi tirare le prime somme, ma anche dopo 10 partite tante cose possono accadere. Secondo me sarà un campionato molto più combattuto di quello che pensate. Il Verona, non perché la squadra della mia città non è una squadra così scarsa come pensate, perché in realtà ci sono dei valori dentro di una squadra che secondo me quest'anno, a mio parere, adesso speriamo si salvi per loro perché è la squadra della mia città, però vi dico che è una di quelle squadre che ha una rosa migliore anche degli anni scorsi. E storicamente non mi sembra che gli anni scorsi abbiamo sempre fatto faville, soprattutto al Bentegodi, quindi piedi per terra, ci vuole tanto equilibrio. Come sempre, ragazzi, la cosa importante è una, che è sempre tifare Juventus, forza Juve, sostenere la squadra, il metto e capire che alla fine basta vedere una partita come quella di stasera che si capisce che le partite, diciamo, materasso, come si diceva una volta, non esistono più. Un abbraccio, sempre forza Juve. Ciao!